Che cos'è un atomo? Se cercassimo questa parola su Google troveremmo un piccolo sistemino solare, un nucleo al centro, come il Sole, e piccoli elettroni sferici che girano come pianetini obbedienti su orbite perfettamente ellittiche. Ecco, prendete questa immagine e buttatela via, nonostante sia ormai nell'immaginario collettivo e pure su molti libri di testo, ma lasciamo perdere. Un atomo reale è molto più strano, sfuggente e più vertiginoso, perché per il 99,9999% è vuoto, un vuoto talmente assoluto che se ingrandissimo il nucleo fino a farlo diventare una pallina da tennis, l'elettrone più vicino sarebbe a 1 chilometro di distanza. Ma quel niente non è davvero niente come si sente dire spesso. I fisici che studiano questo niente sono un po' come lo spazio-analista Rick nelle correnti dello spazio di Isaac Asimov, che afferma: noi analizziamo il nulla. È un nulla, se vogliamo, pieno, pregno, è un campo che ribolle e che vibra. Gli elettroni non sono palline che orbitano, nella descrizione matematica sono piuttosto onde di probabilità, dei fantasmi matematici che esistono ovunque e in nessun posto, finché qualcosa non li costringe a decidere dove apparire. Poi abbiamo il nucleo. Lì dentro i quark sono legati a una forza così violenta che la sua energia diventa massa. In altre parole, ciò che chiamiamo massa, solidità, sostanza è in realtà in larga misura energia legata a energia che ha preso forma. Quindi che cos'è davvero un atomo? Non un oggetto, possiamo dire piuttosto che sia una tempesta congelata, una vibrazione che da 14 miliardi di anni si rifiuta di placarsi. È il modo in cui l'universo ha imparato a sembrare solido. E forse la cosa più sorprendente è questa: anche noi siamo fatti così, non di materia compatta, non di mattoncini immobili, non di polvere inerte. Siamo vuoto attraversato da forze, energia cucita in geometrie provvisorie, un ronzio profondo che per un istante cosmico ha assunto la forma di un corpo, di una mano o di un pensiero. Per realizzare questo video mi sono avvalsa della collaborazione del fisico Alyosha Hamma, professore di fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni all'Università di Napoli. Lo ringrazio quindi moltissimo per il contributo e per le correzioni che ha fatto a questo video. Dunque, atomo, partiamo dall'inizio, molto dall'inizio, torniamo a Democrito. 2400 anni fa Democrito fece un esperimento mentale ma abbastanza semplice. Prendete una pagnotta di pane e iniziate a tagliarla a metà, poi ancora a metà e ancora. La domanda di Democrito era provocatoria: arriveremo mai ad un punto in cui il coltello non può più affondare? La materia è divisibile all'infinito? Ecco, per lui l'idea di una divisione eterna era un'assurdità logica che portava dritta verso il nulla. La sua soluzione era quindi questa: esistono dei costituenti minimi, immutabili e indivisibili che lui chiamò atomos, che in greco antico significa appunto senza parti, indivisibili. Ma Democrito era anche un convinto sostenitore di quello che si chiama materialismo filosofico. Per lui tutto ciò che accade è causato esclusivamente dal movimento della materia. E per convincere gli scettici della sua teoria usò una prova olfattiva. Se sentite il profumo del pane o delle violette a distanza, spiegava, è perché minuscoli atomi di pane o atomi di fiore si staccano fisicamente dall'oggetto e viaggiano nell'aria fino a raggiungervi le narici. Un'intuizione che oggi potremmo definire moderna, se non fosse che per Democrito questi atomi erano piccoli granellini solidi indistruttibili. La sua visione era brutale, anche se, dobbiamo dirlo, abbastanza elegante. In realtà esistono solo gli atomi e il vuoto. Tutto il resto, il dolce, l'amaro, il caldo, i colori, sono convenzioni umane, maschere che nascondono la danza eterna di questi pezzettini elementari nello spazio vuoto. Democrito ci aveva visto giusto su un punto fondamentale: l'universo è fatto di pezzi che non possono essere divisi senza fine. Peccato che il suo illustre collega Aristotele avesse un'idiosincrasia totale per il concetto di vuoto, preferendo l'idea di un universo pieno e continuo. E Aristotele piaceva molto di più alle persone, quindi Democrito fu chiuso in soffitta e l'umanità passò i successivi 2000 anni a credere che l'atomo fosse un'assurdità. È ironico pensare che oggi nel cuore dei nostri acceleratori stiamo ancora dando la caccia a quei pezzi indivisibili, scoprendo però che sono molto meno solidi di quanto il vecchio filosofo avesse mai osato immaginare. Dopo il lungo letargo imposto da Aristotele, la storia dell'atomo subisce una brusca accelerazione con Isaac Newton. Nel XVII secolo Newton riporta in auge i granelli di Democrito, ma li immagina un po' diversamente.
Per lui la materia è fatta di particelle che sono massicce, dure e impenetrabili. Gli atomi sono come delle minuscole palle da biliardo che rimbalzano secondo leggi matematiche perfette. In pratica la materia era sinonimo di massa. Se non ha massa, non è materia. Fine della discussione. Formulò quella che il fisico e premio Nobel Frank Wilczek definisce provocatoriamente la legge zero: la massa non si crea e non si distrugge, si sposta e basta. In questo scenario l'atomo era il mattoncino definitivo, un'entità talmente dura e massiccia che nemmeno Dio, dopo averlo forgiato all'inizio dei tempi, avrebbe potuto scalfirla o dividerla. Newton sentiva però che sotto questa superficie solida c'era qualcosa che non tornava. Nonostante le sue palle da biliardo atomiche funzionassero perfettamente nei calcoli, l'idea dell'azione a distanza, magari il fatto che il Sole potesse attirare la Terra attraverso il vuoto senza alcun contatto fisico, gli sembrava un'assurdità intollerabile per un pensatore serio. Nei suoi studi privati cercò in modo ossessivo le prove di un mezzo invisibile che riempisse lo spazio. Tuttavia pubblicamente scelse di non sbilanciarsi, lasciando in eredità il suo leggendario "io non invento ipotesi". Ecco, insomma, se la matematica torna, la realtà può anche permettersi di essere bizzarra, no? Newton aveva costruito un castello di certezze granitiche, ma non poteva immaginare che quelle particelle impenetrabili fossero in realtà dei gusci quasi vuoti. Il rassicurante schema di Newton sta per essere smontato pezzo per pezzo dalla fisica del XX secolo. Alla fine dell'Ottocento J.J. Thomson compì un atto che per i seguaci di Democrito era pura eresia. Fece a pezzi l'indivisibile. Il suo banco di prova era un tubo catodico, una sorta di fiasca di vetro sottovuoto dove Thomson cercò di strappare il fluido elettrico dai metalli per studiarlo finalmente a nudo, privo di ogni zavorra materiale. In quel vuoto vide manifestarsi dei minuscoli granelli carichi negativamente che erano gli elettroni, rivelando che l'elettricità non è alla fine un fluido misterioso e continuo, ma una sostanza granulare composta da unità elementari. Sottoponendo questo fascio di particelle alla deviazione causata da campi elettrici e magnetici, Thomson ne studiò il comportamento e scoprì una verità scioccante per l'epoca. L'elettrone possedeva una massa circa 2000 volte più piccola del più piccolo atomo conosciuto, che era quello di idrogeno. Con un solo esperimento l'atomo di Newton, quella pallina dura e impenetrabile, cessò di esistere come entità elementare per trasformarsi in una struttura complessa fatta di pezzi ancora più piccoli. Per spiegare come la materia potesse restare neutra nonostante quegli ospiti carichi, Thomson dovette ammettere che all'interno dell'atomo doveva esistere per forza una controparte positiva che bilanciava gli elettroni. Fu un ultimo tentativo di mantenere un senso di solidità piena nella materia, un'immagine rassicurante che però durò ancora poco. Fu Ernest Rutherford a mettere in discussione questo quadro insieme a due giovani collaboratori, Hans Geiger, tedesco, che più tardi avrebbe inventato il celebre contatore per la radioattività, ed Ernest Marsden, un brillante studente neozelandese. L'idea di Rutherford era semplice: usare particelle alfa come proiettili per colpire gli atomi e vedere cosa succedeva. Le particelle alfa non sono altro che nuclei di elio composti da 2 protoni e 2 neutroni, piccole masse emesse da sostanze radioattive come l'uranio, ad esempio. Perfetti proiettili per un esperimento, diciamo. Il problema però era vedere queste particelle, perché sono invisibili, silenziose e inafferrabili. Per seguirle bisognava trovare un materiale che reagisse al loro passaggio e Rutherford propose il solfuro di zinco, che ha una proprietà interessante. Quando viene colpito da una particella molto energetica emette un minuscolo lampo di luce. Non immaginatevi un lampo accecante, piuttosto un bagliore microscopico, simile a un granello di polvere che brilla per un attimo al sole. Ecco, così i suoi 2 studenti, Marsden e Geiger, costruirono uno schermo sottile ricoperto di solfuro di zinco. Ogni volta che una particella alfa lo colpiva appariva una piccola scintilla. Non c'erano dei sensori elettronici, l'unico strumento disponibile era l'occhio umano. Per questo i due passavano ore in una stanza completamente buia per abituare gli occhi e fissavano lo schermo attraverso un microscopio, contando scintille una a una. Un lavoro che richiedeva una concentrazione assoluta e una vista eccezionale. Marsden ricordava che Geiger lo ammoniva di non sporgersi dal finestrino del treno, non per la paura che sbattesse la testa in qualche palo, ma perché perfino una particella di fumo avrebbe potuto danneggiargli la vista, compromettendo la sua carriera di rivelatore umano di particelle alfa. Fu in quelle lunghe ore di osservazioni che Geiger maturò l'idea di costruire un apparecchio capace di fare quello che i loro occhi facevano a fatica:
rilevare automaticamente il passaggio delle particelle. Da lì nacque qualche anno più tardi il celebre contatore Geiger, che ha liberato generazioni di fisici dalla fatica di contare scintille nel buio. Ecco, Rutherford impostò questo esperimento della lamina d'oro, quello che più o meno tutti abbiamo visto sul libro di chimica e di fisica delle superiori, e questo ha segnato un po' la svolta. Secondo il modello atomico del panettone cosiddetto, le particelle alfa avrebbero dovuto attraversare la lamina senza difficoltà, o al massimo con delle piccole deviazioni. E in effetti la maggior parte passava indisturbata, ma Geiger e Mersder notarono qualcosa di incredibile. Circa una particella ogni 20.000 rimbalzava indietro o veniva deviata con angoli enormi, perfino oltre i 90 gradi. Figurativamente era come sparare un proiettile contro un fazzoletto di carta e vederlo tornare indietro. La conclusione di Rutherford fu rivoluzionaria. Dentro l'atomo doveva esistere un punto piccolissimo, ma molto denso, capace di respingere queste particelle alfa, e quel punto prese il nome di nucleo. Il resto doveva essere per lo più vuoto. Dopo che Rutherford ebbe ridotto l'atomo a una vastità deserta con un minuscolo granello al centro, i fisici si trovarono davanti a un nuovo paradosso. Quel granello, il nucleo, pesava troppo per la sola carica elettrica che trasportava. Per intenderci, era come pesare un sacco che sembra contenere 4 mele ma scoprire che pesa quanto 8. Il pezzo mancante fu scovato nel 1932 da James Chadwick, il neutrone. Fu una scoperta quasi acrobatica perché il neutrone è per sua natura un tipo estremamente riservato. Non avendo carica elettrica era in grado di scivolare attraverso i campi elettrici dei laboratori senza lasciare traccia, rendendosi praticamente invisibile agli strumenti dell'epoca. Tuttavia questo nuovo modello planetario presentava un difetto fatale per la fisica classica. Gli elettroni carichi negativamente orbitando avrebbero dovuto irraggiare energia continuamente, finendo per schiantarsi sul nucleo positivo in una frazione di secondo, distruggendo istantaneamente l'intero universo. A salvare provvisoriamente la materia intervenne Niels Bohr, introducendo l'idea rivoluzionaria che gli elettroni potessero muoversi solo su determinati gradini energetici prefissati, saltando dall'uno all'altro senza mai in realtà cadere nel mezzo. Fu il primo passo verso un mondo in cui le particelle smettevano di comportarsi come biglie per somigliare a onde. De Broglie e Schrödinger completarono questa trasformazione rivelando che gli elettroni sono in realtà onde di materia che avvolgono il nucleo, proprio come le note di un violino avvolgono la sua corda. Come vedremo in seguito, questa costruzione teorica era incompleta, troppo ad hoc, ma ci arriveremo presto. Con l'arrivo del neutrone l'architettura classica dell'atomo sembrò finalmente completa. C'era un nucleo centrale composto da protoni e neutroni circondato da una nuvola di elettroni molto più leggeri. Ma il ruolo del neutrone non è solo quello di aggiungere peso, agisce come una vera e propria colla nucleare. Senza i neutroni il nucleo sarebbe un'impossibilità fisica, perché i protoni, avendo tutti carica positiva, si respingono con una violenza tale che la forza elettromagnetica dovrebbe fare esplodere istantaneamente ogni atomo che sia più complesso dell'idrogeno. I neutroni permettono invece alla forza forte di entrare in gioco, un legame talmente potente da vincere la repulsione elettrica e schiacciare insieme le particelle nel cuore della materia. Questa nuova frontiera del nucleo appariva però così oscura e così difficile da decifrare che Enrico Fermi nelle sue lezioni disegnava spesso il centro dell'atomo come una macchia nebulosa contrassegnata dalla scritta X sunt dracones, qui ci sono i draghi, proprio come facevano gli antichi cartografi per indicare le regioni pericolose ancora inesplorate. E aveva ragione, eravamo appena arrivati ai confini della realtà solida, pronti a scoprire che quei draghi nucleari seguivano delle regole tutte loro. Il XIX secolo è stata un'epoca di suprema fiducia, un tempo in cui i fisici credevano che l'universo poggiasse su 3 pilastri inamovibili: la meccanica di Newton, l'elettromagnetismo di Maxwell e le grandi leggi della termodinamica. Questa terza colonna era la scienza dell'energia e del calore, un dominio che sembrava governare ogni cosa, dalle macchine a vapore della rivoluzione industriale fino al battito vitale delle stelle. Al suo cuore la termodinamica svelava un segreto sulla natura stessa del calore. Non era una sostanza misteriosa, piuttosto una danza frenetica e disorganizzata di atomi e molecole.
Quando sentite il calore di una tazza di caffè, state in realtà percependo l'energia collettiva di miliardi di minuscole particelle che vibrano, ruotano, si scontrano in modo incessante. Questa è la teoria cinetica della materia, dove la temperatura è semplicemente la misura di quanto velocemente gli abitanti invisibili del mondo si stanno agitando. Tuttavia la termodinamica portava con sé anche una regola un po' più inesorabile, la seconda legge. Questa introduceva il concetto di entropia, una misura di informazione che sembra condannare l'universo a una scivolata irreversibile verso il caos. Tecnicamente l'entropia è una misura di quanti stati microscopici sembrano simili da un punto di vista macroscopico, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Tornando alla seconda legge della termodinamica, è questa legge a creare quella che i fisici chiamano la freccia del tempo, l'unica regola del cosmo che distingue il passato dal futuro. Spiega perché sia facile rompere un uovo ma impossibile disromperlo e perché il calore fluisca spontaneamente solo dal caldo al freddo, mai viceversa, a meno di non spendere altra energia. L'universo intero veniva visto come un immenso orologio che sta lentamente scaricando verso una morte termica, uno stato di equilibrio dove ogni fonte di energia utile sarà esaurita. Incredibilmente fu proprio una crisi nella termodinamica a mandare in frantumi il mondo classico e a dare i natali alla meccanica quantistica. Quando i fisici cercarono di usare le leggi classiche per prevedere la luce emessa da un oggetto rovente, si scontrarono con un incubo teorico chiamato catastrofe ultravioletta. Le equazioni prevedevano che ogni oggetto riscaldato dovesse emettere una quantità infinita di radiazioni ad alta energia, un risultato assurdo che avrebbe dovuto accecarci ogni volta che guardavamo le braccia di un fuoco. Per salvare la fisica da questa esplosione teorica, Max Planck fu costretto a compiere un atto di disperazione matematica nel 1900. Egli ipotizzò che l'energia non potesse fluire come un ruscello continuo, ma solo attraverso dei pacchetti discreti e indivisibili chiamati quanti. Per anni abbiamo cercato di immaginare il nucleo come un rassicurante ammasso di palline, protoni e neutroni, ma la realtà si è rivelata molto più simile a un pandemonio quantistico. Per vincere la mostruosa repulsione elettrica tra i protoni, che avendo tutti carica positiva vorrebbero fuggire via con violenza inaudita, la natura ha dovuto sfoderare un asso nella manica, la forza forte. È un legame talmente potente da far sembrare la gravità un'inezia, ma ha un raggio d'azione così corto da sparire quasi istantaneamente appena fuori dai confini nucleari. I draghi di Fermi però nascondevano un segreto ancora più profondo. Quando negli anni 60 abbiamo iniziato a prendere a martellate i protoni all'interno dei primi grandi acceleratori, ci aspettavamo di vederli andare in pezzi, rivelando dei componenti più semplici come si farebbe rompendo un orologio. Invece ci siamo scontrati con un'idra della fisica. Più energia usavamo per colpirli, più nuove particelle apparivano dal nulla. Non stavamo semplicemente smontando la materia, stavamo assistendo alla trasformazione della pura energia in nuova massa. È in questo caos che abbiamo scoperto i veri abitanti del nucleo, i quark e i gluoni. I quark sono i veri inquilini del protone. Per costruire la materia di cui siamo fatti ne bastano solo due gusti o flavors, l'up e il down. Un protone, per esempio, è una squadra composta da due up e un down. Possiedono una proprietà chiamata libertà asintotica, un paradosso logico che sfida un po' la nostra intuizione, perché quando sono vicinissimi tra loro i quark si ignorano quasi completamente, muovendosi come se fossero liberi, ma non appena proviamo a separarli, lo spazio tra loro si tende come un elastico invisibile. Più tiriamo, più la forza aumenta, finché l'energia impiegata nel tentativo di dividerli diventa così elevata da materializzare nuove coppie di quark dal vuoto, impedendoci per sempre di vederne uno solo. È qui che entrano in scena i gluoni. Se immaginiamo i quark come gli abitanti del nucleo profondo, i gluoni sono ciò che rende impossibile separarli, non una colla, ma una rete viva di scambi, tensioni, trasformazioni. Il loro nome viene dall'inglese, glue, colla, perché sono loro a tenere uniti i quark dentro protoni e neutroni. I gluoni sono i messaggeri della forza forte, l'interazione fondamentale che agisce tra i quark, appunto. E la cosa davvero strana è che i gluoni, a differenza dei fotoni, sentono la forza che trasportano. Per questo dentro un protone o dentro un neutrone non dobbiamo immaginare tre quark immobili tenuti insieme da qualche filo invisibile, dobbiamo immaginarci piuttosto un campo ribollente.
quark che si scambiano gluoni, gluoni che generano altri gluoni, energia che pulsa, si concentra e si trasforma. È una danza fittissima e instabile, ma solo in apparenza, perché da quel caos nasce una struttura incredibilmente stabile. Se pesassimo i singoli quark che compongono un protone, però scopriremo che la loro massa è solo il 5% del totale. Quindi il restante 95% che cos'è? Da dove viene il peso che sentiamo quando saliamo sulla bilancia? Ecco, la risposta è scioccante, perché quel peso non è roba solida, ma è pura energia incarnata. È il risultato del ronzio frenetico dei quark e dell'energia dei campi di gluoni che corrono quasi alla velocità della luce all'interno di quella che Wilczek definisce la griglia, the grid. La TQC, o teoria quantistica dei campi, rappresenta un po' il culmine della fisica moderna, nascendo dal matrimonio forzato ma rivoluzionario tra meccanica quantistica e teoria della relatività speciale di Einstein. È la struttura teorica che descrive il comportamento della materia e dell'energia alle scale più piccole e alle energie più elevate, fornendo la base per quello che chiamiamo il modello standard. Per comprendere la TQC dobbiamo immaginare per un istante di svuotare una scatola da ogni singola particella di materia, di aspirare via tutta l'aria e perfino la luce, fino ad ottenere quella che comunemente chiamiamo nulla. Per la fisica classica avremmo ottenuto un vuoto inerte, un palcoscenico deserto in attesa che entri in scena qualche attore, ma la fisica moderna ci rivela che questo nulla è in realtà l'attore protagonista, è la cosiddetta griglia. La griglia non è un contenitore passivo, ma è l'ingrediente primario della realtà, un mezzo dinamico, strutturato e onnipresente che riempie ogni millimetro dell'universo e modella tutto ciò che vediamo. Rick diceva: noi analizziamo il nulla, come abbiamo visto nelle correnti dello spazio. Avrebbe potuto dire: noi analizziamo la griglia. Se potessimo osservare questo spazio vuoto con occhi capaci di risolvere tempi e distanze infinitamente piccoli, non vedremmo però la pace. La griglia è viva, possiamo dire perennemente in fermento, a causa di attività spontanee e imprevedibili. Particelle virtuali che appaiono e scompaiono in una danza frenetica, fluttuazioni energetiche che impediscono allo spazio di restare mai davvero immobile, e possiamo dire un oceano invisibile dove l'energia assume continuamente una moltitudine di forme casuali, rendendo il vuoto una sorgente inesauribile di attività. Ma la griglia non è solo un ribollire di energia, possiede una struttura profonda che la rende simile a una sorta di superconduttore cosmico. Al suo interno si trovano componenti permanenti chiamati condensati, come una nebbia invisibile che permea l'universo. Il più celebre di questi campi è il campo di Higgs, che agisce come una sorta di melassa quantistica. Quando particelle come gli elettroni e i quark vi passano attraverso, interagiscono con questa struttura e acquistano inerzia, ovvero quella proprietà che noi percepiamo come massa. Senza questa complessa impalcatura interna della griglia, le particelle schizzerebbero via alla velocità della luce e la materia solida non potrebbe mai formarsi. Oltre a dare massa alle particelle, la griglia possiede anche una sorta di rigidità data dal campo metrico, che funge da rete di istruzioni per la geometria dello spazio-tempo. È questa componente della griglia a determinare come la luce deve muoversi e come i corpi devono rispondere alla gravità, forzandoli a seguire i percorsi più dritti possibili attraverso un tessuto che può essere curvato dalla presenza dell'energia. In questa visione rivoluzionaria noi stessi non siamo oggetti che abitano lo spazio, ma siamo condizioni dello spazio stesso. A differenza delle teorie precedenti che descrivevano solo il movimento degli oggetti, la TQC ci spiega come la materia e l'energia possano trasformarsi l'una nell'altra. Descrive con precisione matematica i processi di creazione e di distruzione dei quanti, rivelando che il mondo subatomico è in realtà un caleidoscopio energetico in costante mutamento, come abbiamo visto. In questo scenario perfino la solidità della materia svanisce, perché la massa non è una proprietà intrinseca dei pezzi di roba, ma è l'energia intrappolata nelle interazioni tra i campi. Perché allora i muri ci sembrano solidi? Se siamo davvero fatti di onde vibrazionali, perché non passiamo attraverso le pareti? La sensazione di solidità possiamo dire che è un trucco delle forze elettromagnetiche. Quando la nostra mano si avvicina a un muro, i rispettivi campi elettronici si respingono con una forza incredibile. Non stiamo toccando qualcosa di duro, stiamo sentendo la resistenza di una forza invisibile. La materia in fondo è solo una danza di forze che il nostro cervello traduce come solida. È interessante che questa visione risolva un problema sollevato già dalla filosofia medievale,
Tommaso d'Aquino utilizzava il concetto filosofico centrale dell'impenetrabilità dei corpi proprio per distinguere i corpi materiali dalle entità immateriali come la luce o gli angeli. Sosteneva che la caratteristica fondamentale di un corpo è di occupare un luogo in modo esclusivo. Se i due corpi si toccassero nel senso di condividere un punto o una superficie, in quel preciso punto essi diventerebbero un'unica entità, violando la loro natura di oggetti distinti. D'Aquino scriveva infatti che è naturalmente impossibile che due corpi esistano contemporaneamente nello stesso luogo. Ecco, se tutto questo parlare di campi quantistici, griglie, vibrazioni, condensati, energie, entropie vi sembra un po' fantastico e poco visualizzabile, poco concreto, benvenuti nella fisica moderna. Nella fisica moderna si costruiscono delle nozioni e degli apparati matematici che parlano di cose che non possiamo visualizzare e in qualche modo nemmeno immaginarci. Per brevità diamo nomi di cose concrete come stringhe, campi, energia, griglia, eccetera, ma tutto quello che conta per costruire la teoria è che siano matematicamente a posto. Poi, perché la teoria possa descrivere la realtà, le conseguenze di questo apparato matematico devono prevedere delle conseguenze misurabili e osservabili e, se va bene, diciamo che la teoria spiega la materia, la luce e tutto il resto. Quello che, in fin dei conti, è sotto il nostro occhio sperimentale. Se ci pensate, abbiamo provato a capire di cosa fossero fatti gli atomi per poi scoprire che non sono delle cose. Dai, fatemi sapere cosa ve ne pare. Nel frattempo vi invito anche a vedere questo video di Costanza Polastri che secondo me si interseca molto bene con questo argomento e a presto!